Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot. Oggi per la rubrica Oracoli Co vi presento l'oracolo delle porte, uno dei 3 oracoli che a mia conoscenza sono stati creati da Francesca Romana Valente e con l'aiuto e i disegni di Mariuccia D'Angiò. Sono tutti e 3 oracoli molto belli, molto interessanti e io l'ho presi tutti e 3 e quindi ve li presenterò in video separati. Questo è il primo, è anche quello che a quanto ho capito è il più diffuso, si chiama appunto Oracolo delle porte e è composto da 32 carte. Questo è il dorso e ha, non lo so, tipo 10 cm, 8 cm di altezza. Comunque si maneggia molto bene nel palmo delle mani, io ho le mani molto piccole e diciamo la consistenza delle carte è abbastanza flessibile, ma allo stesso tempo forte. Viene accompagnato da un libro, un manuale che è molto chiaro nelle spiegazioni delle singole carte. C'è una introduzione ovviamente e che appunto descrive un attimo la simbologia della porta un po' in varie culture e praticamente appunto il filo conduttore di questo oracolo ovviamente è utilizzare la simbologia della porta nell'esoterismo e nelle varie culture. Un po' ha un approccio quindi un po' antropologico, credo che sia anche la chiave di lettura di tutti i lavori di Francesca Romana Valente, perché appunto è una archeologa in origine. E per ogni carta trovate nel manuale il disegno, la descrizione della carta, che è sempre la parte che considero più importante perché ci permette di captare a livello intuitivo, diciamo, il messaggio della carta, la storia della simbologia della carta e della porta che descrive, alcune parole chiave e poi significati al diritto e al rovescio. È un consiglio finale, quindi è veramente molto completo perché permette appunto di utilizzare la carta e le carte di questo mazzo anche come consiglio, non soltanto come divinazione. Poi il manuale ha una parte in cui dà dei consigli su come preparare il mazzo, purificarlo e consacrarlo e ci sono alcune stese consigliate appunto per il cartomante. È un manuale che è piccolo, però secondo me ben concepito. Queste sono alcune stese, per esempio. L'unico cruccio che ho visto è appunto che non viene con una scatola, viene plastificato. Io l'ho comprato online, plastificato insieme al manuale e quindi io quello che faccio è di conservarlo in una scatola. La mia è di latta, però può essere di legno, quello che sia, insomma, così da non rovinarlo, piuttosto che magari un sacchetto, ecco. Insieme a queste 32 carte abbiamo poi 2 carte dove descrivono brevemente il contenuto del mazzo. Sono 32 carte, però appunto possono essere anche lette al rovescio, ci sono i significati al rovescio, per cui in definitiva si può ampliare a 64 significati. Adesso ve le mostro una per una. I disegni sono molto belli. Aspettate che
messa al rovescio, eccola. Questa è la prima, che è la porta del tempo, la porta dell'Ade, la porta chiusa, quindi che non si apre, ovviamente. Questa è Giano, vedete che i disegni sono molto chiari e molto eleganti, soprattutto a me piacciono molto. Poi c'è una porta per ogni elemento di tipo ermetico, quindi in questo caso abbiamo la porta dell'aria, la porta del fuoco, la porta dell'acqua e la porta della terra. Poi appunto elementi astrologici come il sole, la luna. Questa è la porta aperta con i tesori dentro. Porta della prigione. E è un mazzo che si può utilizzare appunto per vedere che tipo di ciclo si sta aprendo di fronte a noi, no? In che situazione siamo adesso e quale nuova fase si apre nel futuro. Quindi è soprattutto descrittivo di una energia in cui ci muoviamo. Questa è l'estate, l'inverno. E ovviamente queste due ultime carte servono anche per dare un attimo delle previsioni di tempistiche. Questa porta magica che si trova a Roma, consiglio di andarla a visitare. La falsa porta. Questa è l'ultima, che è la porta del giardino. Come vedete, quindi sono 32, avete il numero in cima alla carta, il nome, un bellissimo disegno che descrive cosa si apre, cosa potete vedere oltre la soglia. Ed è molto interessante, molto preciso come mazzo. Io lo uso in combinazione con anche il mazzo dei Cavalieri, il mazzo dell'Apocalisse, che vi presenterò in un futuro video, perché hanno la stessa taglia e quindi possono essere mischiati un po' come i tre oracoli dello scrigno degli oracoli. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. In caso vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere ulteriori video. Vi invito inoltre a
unirvi a me e al mio gruppo in Facebook, dove con esercizi e materiale vario aiuto i partecipanti, i membri del gruppo, a migliorare le loro capacità intuitive grazie anche ai tarocchi. Bene, ci vediamo presto. Ciao!